Oggi un video rilassante di cultura italiana. Prendi una bella tazza di caffè o di tè perché oggi parliamo di un argomento molto famoso in Italia, cioè il Festival di Sanremo. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutto quello che ti dirò in questo video. Iniziamo! Che cos'è il Festival di Sanremo? Il Festival di Sanremo è il festival di musica italiana più conosciuto e più popolare in Italia. Si chiama anche il Festival della canzone italiana e si svolge tutti gli anni dal 1951 nella città di Sanremo, in Liguria, nel nord Italia. Il festival viene trasmesso in diretta dalla Rai ed è un vero e proprio fenomeno mediatico. Per una settimana non si parla d'altro. L'unico argomento di conversazione è il Festival di Sanremo. Sanremo è una gara, una competizione tra canzoni italiane che devono essere rigorosamente inedite, cioè che non possono essere state pubblicate prima del festival e devono essere scritte da autori italiani. Inoltre i brani devono essere cantati in italiano oppure in una delle altre lingue o dialetti locali italiani. Gli artisti in gara si dividono in due categorie che negli anni hanno spesso cambiato nome. Abbiamo la categoria degli artisti più famosi, che negli anni si sono chiamati artisti, campioni o big. E poi abbiamo anche la categoria degli artisti più emergenti, quindi quelle persone che non sono ancora troppo famose in Italia e di solito si chiamano i giovani o le nuove proposte. Dopo le esibizioni le canzoni vengono votate e anche questo negli anni è cambiato molto, ma di solito le canzoni sono votate dal pubblico, grazie al televoto, dalla stampa, quindi dai giornalisti, e dalla radio. L'ultima sera vengono assegnati i premi e oltre al vincitore assoluto di Sanremo viene anche assegnato un premio della critica. Questo premio è stato istituito nel 1982 dalla stampa per premiare le qualità artistiche di un brano che però non ha vinto ed è oggi intitolato a Mia Martini, una delle più grandi interpreti della musica italiana. Dal 1956, con qualche eccezione, l'artista che vince il Festival di Sanremo ottiene anche il diritto di partecipare all'Eurovision, diritto che però non è appunto un obbligo, quindi l'artista si può anche rifiutare e in quel caso è la Rai che deciderà un'alternativa. Dove e quando si svolge il Festival di Sanremo? Dal 1951 al 1976 il festival si è svolto nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Dal 1977 invece si svolge al Teatro Ariston, che oggi è proprio la casa del Festival di Sanremo. Di solito si svolge tra la fine di gennaio e febbraio. Vediamo adesso un po' di storia del festival. La prima edizione si è svolta nel 1951 con in gara solo 3 artisti e 20 canzoni. Vince alla fine Nilla Pizzi con la sua famosissima Grazie dei fiori.
All'inizio il festival non ha avuto subito un grande successo, infatti al Casino la gente mangiava e chiacchierava a tavola mentre gli artisti cantavano. È soltanto con gli anni che è diventato un appuntamento fisso per gli italiani. È solamente negli anni 90 che Sanremo diventa centrale nella cultura pop italiana e nasce anche lo slogan tuttora famosissimo: perché Sanremo è Sanremo. Nel corso degli anni poi Sanremo ha anche ospitato grandissimi ospiti internazionali che hanno contribuito ad aumentare la sua visibilità sia in Italia sia all'estero. Negli anni 80 si esibiscono i Duran Duran nel 1985 e nel 1987. Whitney Houston, anche lei nel 1987. I Depeche Mode salgono sul palco dell'Ariston per ben 4 volte. Negli anni 90 arrivano artisti del calibro di Bruce Springsteen nel 1996 e David Bowie nel 1997. Nel 1998 è invece la volta della regina del pop Madonna. Negli anni 2000 Sanremo vive un periodo di crisi, soprattutto nel 2004, quando per la prima volta perde in fatto di ascolti contro un reality show trasmesso su un altro canale. La ripresa arriva alla fine degli anni 2000, quando a Sanremo iniziano a partecipare dei giovani artisti che avevano appena partecipato a dei talent show italiani come X Factor e Amici. Oggi questi artisti sono famosissimi, ma all'epoca erano degli artisti in erba, delle nuove proposte. Artisti come Marco Mengoni, vincitore della terza edizione di X Factor nel 2009 e terzo classificato al Festival di Sanremo nel 2010 e poi vincitore nel 2013 e nel 2023. Emma Marrone, vincitrice della nona edizione di Amici nel 2010, seconda classificata poi nel Festival di Sanremo del 2011 in duetto con i Modà e vincitrice nel 2012. Il Volo, partecipanti alla seconda edizione di Ti lascio una canzone nel 2009 e vincitori del Festival di Sanremo nel 2015. Annalisa, finalista della 10ª edizione di Amici nel 2011 e terza classificata al Festival di Sanremo del 2018. Sanremo così diventa un ponte tra la musica, la TV e le nuove generazioni e questo lo vediamo soprattutto nel 2019 con la vittoria di Mahmood con il brano Soldi, che rappresenta una vera e propria rivoluzione. Infatti è molto diversa questa canzone dai brani che di solito vincevano Sanremo. Mahmood tra l'altro quell'anno arriverà anche secondo all'Eurovision, guadagnando una grande fama anche internazionale. In quest'ottica è stata anche fondamentale dal 2020 anche la conduzione di Amadeus, che è stato responsabile di svecchiare il Festival di Sanremo e avvicinarlo moltissimo ai giovani. 2 fatti sono stati veramente fondamentali sotto alla conduzione di Amadeus. Nel 2021 vincono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni, un brano davvero rock che non era mai praticamente successo a Sanremo, che vincesse un brano così forte e aggressivo. I Maneskin poi vinceranno anche l'Eurovision, diventando una band di successo mondiale. Inoltre, sotto alla conduzione di Amadeus, è nato il Fanta Sanremo, un gioco basato sul festival che è diventato un fenomeno nazionale dal 2022 e coinvolge artisti, pubblico e persino il conduttore. Consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate da 5 degli artisti in gara,
uno dei quali deve essere nominato il capitano della squadra. In base alle performance degli artisti vengono assegnati dei punti e vince poi la squadra che ottiene più punti. Sanremo negli anni ha visto l'esordio di artisti celebri in Italia come Vasco Rossi, Laura Pausini o Eros Ramazzotti, e oggi è tornato a fare parte della vita degli italiani ed è un elemento fondamentale della cultura pop italiana. Oggi a Sanremo partecipano degli artisti italiani già famosi che vogliono mettersi in gioco. Vi partecipano poi anche delle nuove proposte che creano tendenze e avvicinano i giovanissimi a questo festival. E poi ovviamente attirando anche degli ospiti italiani e internazionali acquisisce sempre di più fama in tutto il mondo. Quindi questo non è solo un festival della canzone italiana, è molto di più. È un rituale collettivo ed è lo specchio della società italiana. Grazie per essere arrivati fino alla fine e io spero di avervi tenuto compagnia. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di scaricare il PDF gratuito. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.